Ma dalla Sacra di San Michele vi abbiamo risparmiato tutta la periferia di Torino per portarvi in un posto pazzesco. Abbiamo appena lasciato l'Aveno Mombello e quello dietro alle nostre spalle è lo splendido Lago Maggiore. Si chiama Lago Maggiore perché è il più grande dei laghi limitrofi. In realtà per grandezza è il secondo lago d'Italia dopo il lago di Garda ed è il secondo anche più profondo dopo il lago di Como. E condivisione importante per voi motociclisti, all'Aveno Mombello abbiamo soggiornato all'Hotel del Conte con parcheggio moto gratuito. Abbiamo incontrato qualcuno che ci ha lasciato questa scatolina. In realtà vedete l'Etna che non c'entra niente col Lago Maggiore, ma questo è un piccolo pensiero che ci hanno dato Emilio e Adriana, che salutiamo, che sono venuti da vicino Biella per abbracciarci, per conoscerci, quindi ci teniamo particolarmente a salutarli. Però noi ringraziamo senza conoscere il contenuto e l'esperienza ci insegna mai bisogna farlo, quindi unboxing. Sono delle prelibatezze. Non parlare, guardiamo. In ballo a prova di corriere. No, abbiamo rovinato la scatola. Dai, dai, siamo pronti? Mamma mia! Emilio, ci vuoi far morire? No, poi. Adesso analisi del sangue prima di assaggiare e poi le rifacciamo tutti insieme. Ma io per rimanere leggero vado con questi qua. Guardate, vi dimostro anche con lo sfondo bianco sotto la luce del sole, tipo video pippone. Per capire bene devo finirlo. Il maiale qua. No, io ti ho aiutato, semplicemente devo supportare il tuo pippone gastronomico. Siamo al nord, ma oggettivamente I love Sicilia. E grazie Emilio per l'apporto di zuccheri, perché guidare un bisonte del genere con un maiale del genere vi posso garantire che non è facile. Quindi questa prova qualcuno doveva pur farla. È stata una prova difficile, ma L'abbiamo superata. l'abbiamo superata. Rifocillati, risaliamo in sella direzione Luino per prendere una strada tortuosa che ci porterà all'Alpe di Neggia. Il Verbanus Lacus, nome dato dai romani, è stato nella storia un'importante via di trasporto perché le merci venivano caricate sul Ticino, trasportate sul Lago Maggiore, arrivavano a Pavia e tramite il Po raggiungevano l'Adriatico. Siamo a Luino, cittadina che ha conosciuto il suo massimo splendore a cavallo tra la fine del 1800 e il 1900, nella cosiddetta Belle Époque, quando decisero di incrementare il trasporto pubblico tra il San Gottardo e il Mediterraneo. Lago Maggiore che si snoda tra la Svizzera e le province italiane Verbano, Cusio, Ossola e Novara in Piemonte e Varese in Lombardia. E arrivati a Maccagno, ora lasciamo la strada che costeggia il lago e intraprendere tantissime curve nel lato italiano per diventare tutta una curva nel lato svizzero. Maccagno che segna l'inizio della Val Veddasca. Quindi modalità Dynamic Pro e freccia a destra. Già la stradina diventa strettissima. Mi fa pensare e sperare che ci sarà pochissimo traffico. Oltre ai soliti tornantoni, vi lascio la camera accesa perché se voleste passare da queste parti con un camper sappiate che la strada è molto stretta. Tornantoni da fare in prima, magari lasciando scorrere la moto anche in seconda. Poi se incontrate un'auto bisogna metterla prima.
Intanto attraversiamo piccoli borghi affacciati proprio sull'immensità. Altro paesino che preannuncia tutto ciò. Cadero, borgo dei mosaici. Ovviamente da percorrere con estrema cautela perché gran parte delle curve sono coperte, anche se il manto stradale, come potete vedere, è messo abbastanza bene. Guardate ora che tornanti, poi è bellissimo passare qua quando ci sono 24 gradi, temperatura perfetta, senza sole ancora meglio. Altro borgo, Graio. Abbiamo girato per un attimo, preferiamo fermarci lo stomaco qui in Italia prima di entrare in Svizzera per ovvi motivi. Abbiamo intrapreso la strada di un ristoro agrituristico. Il tavolo ce l'abbiamo, la situazione ci piace tantissimo perché è una sorta di community. Si mangia nello stesso tavolo. Abbiamo scelto. Scusate, queste sono le verze dell'orto già condite e pronte da girare. Quindi giriamo. Comunque il menù è interessante perché io ho preso polenta, cinghiale e pollo, mentre Sara polenta con cinghiale, quindi il maiale sono io. Da oggi chiamatemi cinghiala. L'ha detto lei, non l'ho detto io. Pollo al curry e spezzatino di cinghiale con polenta. Cioè, per me è anche troppo. Ma infatti non è tutto per te, cioè è per tutti. Tutti chi? Se passate da queste parti non ci pensate neanche un secondo. Ci hanno detto che la polenta è la polenta concia che loro fanno con farina di grano saraceno, quindi adesso andiamo ad assaggiare. Mai assaggiata? Assaggio anch'io. Noi siamo arrivati troppo tardi e quindi la specialità del posto non l'abbiamo potuta assaggiare, però ce n'è una che adesso ci facciamo spiegare proprio dal proprietario. La nostra polenta particolare è una polenta verde, denominata polenta vegetariana, è una polenta gialla che viene mischiata con una crema di spinaci o erbette o coste, quello che disponiamo nell'orto. Viene mischiata al momento, viene messa a fontana e all'interno viene versata una fonduta di formaggio e sopra viene messo il nostro formaggio stagionato. La versione autunnale che è la polenta tricolore. Oltre a questa che vi ho appena descritto ci sono le fettine di cotechino sbollentato. Buon appetito! Non vi è venuta fame? A me sì, di nuovo. Detto questo non ci resta che tornare per assaggiarle tutte. Grazie. Grazie a tutti. La moto ancora c'è, in quanto questo è il parcheggio è là in cima dove abbiamo mangiato. Comunque spesa 35 euro totale con caffè e gelato per me. Credo che si poteva fare comunque, però era previsto un menù fisso con scelta di antipasti primo, secondo e dolce a 35 euro cada uno. Noi abbiamo speso 35 euro totale per due. Mangiando ovviamente la metà perché avevamo i dolci di Emilio. Torniamo sulla strada direzione Svizzera. Al navigatore ho dato il paesino di Indemini, penso si pronunci così, comunque si trova in Svizzera a 4,3 km. Guardate qua che spettacolo. Quindi ho staccato la connessione dati e sto navigando con il CarPlay grazie alle cartine di Google scaricate sul telefono in modalità offline. Lo spettacolo dei paesini arrampicati. E superato il paesino di Biegno dovremmo essere arrivati alla dogana, o meglio ex dogana, Quella che divideva la provincia di Varese, italiana, dalla Svizzera. Finisce infatti Maccagno con Pino e Vedasca. e anche adesso test se l'asfalto svizzero è migliore dell'asfalto italiano. Vedete il confine sulla cartina? Questo già dovrebbe essere territorio svizzero con l'asfalto perfetto Non esageriamo. e anche guardrail, Gne. addirittura linee tratteggiate in mezzo, tutto chiuso. Gambarogno, Indemini. Destinazione raggiunta, ma noi andiamo ad aggiungere Porlezza. Impossibile connettersi ad internet, ma noi ce ne sbattiamo a via. E adesso godiamoci l'appe di Neggia.
Guardate l'autobus con il supporto per le bici, sicuramente 5 bici. Si intravede da qui uno spicchio del Lago Maggiore sempre più in alto. Ci siamo quasi, Alpe di Neggia. E si scende dall'altro versante del Gambarogno, 1734 metri. E qua dovrebbero iniziare le infinite curve. Però guardate qua che tornantone, gli andiamo sotto alla strada che facciamo. Quindi pensavo di farle in salita mentre le facciamo in discesa. Sfruttiamo il freno motore del Boxer. Le 1000 curve in effetti sono sul versante svizzero, ma molto tipico anche gastronomicamente quello italiano. No, che è bruttino l'asfalto. Ai 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 ai, Svizzera non oppa oi. Però troviamo il guardrail praticamente ovunque. E poi girano video virali sui tornanti dello Stelvio, ma qua è molto peggio, o meglio, in tantissime strade del Piemonte fatte molto peggio dello Stelvio, devi fare manovra praticamente. Tra l'altro siete immersi nella vegetazione più verde che la prima parte del Canton Ticino offre venendo dall'Italia. La cosa bella di questa strada è che nella seconda parte dei tornanti siamo più a picco sul Lago Maggiore, quindi non abbiamo più le piante che ostruiscono la visione. Appena entrati a Vira, frazione di Gambarogno, ma lasciamo la parte che costeggia il lago un po' anonima per salire nuovamente passo Monte Ceneri. l'anonimato di questa zona probabilmente è dovuto alla precisione maniacale nella sistemazione degli appezzamenti di terreni, nell'architettura, ed è una precisione a cui ormai non siamo più abituati. E dovete sapere che in Sud America circolano molti video virali in cui si vedono le cose strane che fanno e poi scritto sopra: se fossi vissuto in Svizzera ti saresti perso questo. E magari si vedono moto che trasportano materassi oppure cani che guidano le auto. È un'autoironia che loro fanno paragonando il loro disordine con il mancato disordine svizzero. Non è assolutamente una critica, anzi bisogna imparare tantissimo dalla Svizzera. Un po' a volte sembra che ti si chiuda all'ossigeno, dalla precisione intendo. Ora interpelliamo i nostri amici che vivono in Svizzera, da Marco, Franco, Dallas. Fateci sapere, diteci la vostra! In particolare voi, ma tutti quanti, magari scriveteci quello che pensate nei commenti, vi abbracciamo. E se vi dovessero piacere i nostri contenuti, lo sapete, lasciate un mi piace. Direzione Lugano per rientrare tra poco di nuovo in Italia. Arrivati anche a Lugano, là c'è il centro, ma noi andiamo a costeggiare la parte nord del lago. Siamo nel punto più alto di Lugano e sotto di noi il lago omonimo. Lago che tra l'altro, come nel Lago Maggiore, si divide tra i due stati, Svizzera e Italia. La parte nord-orientale, infatti, con le cittadine di Porlezza e Osteno che raggiungeremo tra poco, è italiana, provincia di Como. La parte sud-occidentale, sotto la provincia di Varese, e la parte più consistente, quella centrale, è svizzera. E nuovamente arrivati in dogana. Siamo di nuovo in Italia, precisamente a Valsolda. Diversa la visione sul versante italiano, che cambia completamente e torna ad essere più familiare. E a quest'ora la luce e il lungolago diventano ancora più belli. Siamo a 18 km dalla Valle di Intelvi, che di fatto è la valle che mette in comunicazione il lago di Lugano col lago di Como. Come al solito, l'ora più bella, Porlezza dietro di noi. I laghi circondati da queste montagne personalmente mi rilassano e mi piacciono tantissimo. Sono zone in cui vivrei stanziale. Ma adesso saliremo a sinistra per andare nel lago di Como, perché ci fermeremo a metà strada. Siamo
quasi arrivati a destinazione, stiamo attraversando il paesino di Laino. Salutiamo San Fedele in Telvi con una temperatura di 21 gradi e Francesco, che nel frattempo ha finito le batterie della sua camera, dice che stasera mi ha portato in un posto fantastico. Stiamo a vedere. Ma se fosse vero che ha prenotato in un posto bellissimo, cosa dovrà farsi perdonare? Nell'ultimo video ci eravamo lasciati con il nostro arrivo a Castiglione di Intelvi, ma oggi ripartiamo da un posto che sta un po' fuori dalle nostre corde. Guardate che spettacolo! La discesa da Castiglione d'Intelvi fino ad Argegno è meravigliosa perché si ha la vista del primo spicchio sul lago di Como. Abbiamo scelto la ripartenza proprio da Cernobbio, un piccolo borgo di pescatori che nel 1800 ha avuto la sua rinascita anche grazie alla ristrutturazione di una strada mitica. Quella mitica strada è la strada Regina, che parte da Como e arriva fino a Menaggio. Da lì, allontanandosi dalle rive del lago di Como, sale fino al confine di Stato. La strada in questione è la SS 340, una strada che per tradizione si fa risalire alla regina longobarda Teodolinda, ma che in realtà venne costruita dai Romani. Oggi noi abbiamo intenzione di percorrere una parte consistente, almeno fino a Menaggio, proprio della strada Regina, chiamata poi nei secoli successivi strada Regia, cioè strada principale regolata e mantenuta dallo statuto dei comuni che venivano attraversati. E detto questo, scrivete qualcosa a mio vantaggio, perché quando Sara dice sempre che vorrebbe andare a Versailles, guardate dove l'ho portata. Ammetto che il lago di Como è un'ottima alternativa a Versailles, ci sto facendo un pensierino. Ma il pensierino durerà 5 secondi perché noi ora ripartiamo verso nord. Sì, ma aspetta che c'è l'apparizione qua. Sì, ma costeggeremo il lago e visto mai che non decida di scendere. Guarda che non sai nuotare sull'acqua salata, quindi sull'acqua dolce fai attenzione. E poi c'è una certa. George sta decidendo probabilmente di vendere casa, quindi con chi vuoi sperare? Cioè, capite la situazione? Sara mi sta paragonando a George. Ma George non ti porterebbe in giro per il mondo con questo bestione? Già, infatti, non lo nominiamo più. Nothing is untrue. Lago di Como, che è stato dichiarato tra i laghi più belli del mondo anche per le ville e i villaggi prestigiosi costruiti intorno sulle sue sponde, ricchissimo dei suoi dintorni di marmi. Tra le pietre particolari che si ottengono anche la pietra moltrasina, proprio a Moltrasio, poco distante da qua, che sono calcari e calcari marmosi. Bisogna ammettere, come diciamo spesso, che la bellezza di questi luoghi è sì dovuta ai laghi maestosi, ma anche alla mano dell'uomo che ha creato questa meraviglia. Almost falling from the sky, and the sun may tear the wings of us like. Salutiamo Argegno e salutando George non possiamo assolutamente non salutare Alessandro, che di cognome fa Manzoni, che recitava quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno, ambientando il romanzo I Promessi Sposi nei dintorni dell'altro ramo, e cioè la zona di Lecco. Siamo a Tremezzo, famosa per le sue ville prestigiose, in particolare per Villa Carlotta e il suo museo botanico, ricchissimo di piante di tutto il mondo. Sembra che Villa Carlotta sia stata ceduta da Marianna Nassau a sua figlia, appunto Carlotta, proprio in occasione del matrimonio, e la bellezza del parco botanico è proprio dovuta al marito di Carlotta, appassionato botanico. Siamo nella piazzetta di Menaggio, dove in realtà termina
termina la classica SS 340 perché si inerpica verso l'interno, abbandonando il lungolago, dove invece riprende la SS 340 DIR, che sta per diramazione. Elegantissima menaggio, quindi Como, quando prenoterò la prossima stanza o la prossima caletta, fammi trovare questa macchina, grazie. È diabolico questo posto. Per adesso la mia missione è portare via Sara da questo posto, perché poi il Perù, la Bolivia, l'Ecuador, la Colombia saranno un lontano ricordo per me. Ci accingiamo ad attraversare il fiume Adda, principale emissario del lago di Como e unico emissario, quarto fiume più lungo d'Italia dopo il Po, l'Adige e il Tevere, affluente del Po più lungo in assoluto e fiume più lungo d'Italia che non sfocia sul mare, 313 km di lunghezza. E dopo questa lezione di geografia, direzione Morbegno per andare a vedere il ponte tibetano più alto d'Europa. Ponte nel cielo, la nostra destinazione. E andiamo a fare questi tornantini. La strada, come potete vedere, non è larghissima, quindi non bisogna assolutamente esagerare. Ecco il primo, lo facciamo in seconda, in scioltezza. Questo riusciamo a farlo in seconda, ci proviamo. Mamma mia, ok. Strettissimi. E superati tutti i tornantoni, arrivato all'11°, il ponte tibetano compare dinanzi ai nostri occhi. Saliamo in cima per arrivare all'ingresso. Intanto qua c'è la sagra di Sant'Agostino, 24 agosto. La temperatura è scesa a 22 gradi, quindi 4 gradi in meno rispetto alla valle. Il sentiero per arrivare all'ingresso del ponte è questo qua sotto. In moto non si può andare, quindi scegliamo la via aerea perché è quella più semplice. The blackbird inside your chest that calls on you to cry. You decided it was time for him to fly. Atterrati al volo e tornati in sella, ora ci vediamo direttamente a Morbegno. Prima però godiamoci questo panorama. Ci siamo fermati un attimo per ascoltare il silenzio e ammirare la lingua di terra che accompagna l'Adda a gettarsi nel lago di Como. Spettacolo di vallata. Scesi, riprendiamo dal centro di Morbegno per salire al passo San Marco. Allora, San Marco aperto, 24 tonnellate di divieto di accesso. Noi siamo al limite con il peso. Altro tornantone che facciamo in seconda e rimaniamo nella nostra corsia. La prima parte della strada è stretta, però l'asfalto è perfetto. Sentite l'acra come rimbomba. Piccole soddisfazioni futili. È da un po' che abbiamo intrapreso la salita e siamo solo a 620 metri. Davanti a noi Albaredo per San Marco. Salendo l'asfalto è cambiato un po', ma comunque messo molto bene. Intanto sforziamo il cardano per impennarla un po', altrimenti si annoia la sorellona. Tornanti da fare in prima. I versanti
senti incantati italiani. La temperatura è cambiata tantissimo, infatti siamo scesi a 19 gradi, quando in valle eravamo a 27. Per adesso a livello di curve, a livello di divertimento puramente stradale, ovviamente io vado carico e in massima sicurezza, perlomeno per le mie capacità, però devo ammettere che mi sta piacendo molto. Guardate qua, di colpo si è aperto tutto, non c'è più un albero. Ecco la strada percorsa dall'alto. E benvenuti al Passo San Marco. Cambio di provincia, lasciamo Sondrio per Bergamo, 1992 metri sul livello del mare. Scendiamo proprio ora dal passo che collega la Val Tellina alla Val Brembana. Passo San Marco chiamato così perché questa strada fu costruita dalla Serenissima, quindi dalla Repubblica di Venezia, per incrementare i commerci e quindi l'economia della valle grazie alle valli svizzere. È un passo bellissimo, assolutamente splendido. Se siete in moto soprattutto fatelo assolutamente. E anche dall'altro versante, come potete vedere, asfalto perfetto. Poi oggi lunedì traffico praticamente assente. Guardate anche nella discesa, niente male. Tanto andiamo di freno motore. La puzza dei freni sicuramente viene dalla macchina che ci precede, anche perché la pendenza è del 15%. I versanti rendono bene l'idea della pendenza. Dai, lasciali questi freni alla guida. È un uomo o una donna? Proviamo ad indovinare. Dal capello sembra una donna, ma non voglio dire nulla. È una donna. Adesso io non ho detto nulla, però il freno motore utilizziamolo. Ragazzi, utilizzo molto il freno motore perché con la moto pesante non voglio stressare i freni, ma soprattutto voglio che durino più a lungo possibile. Siamo a Mezzoldo. Anche nella parte terminale è bellissimo, i limiti sono di 60, ma basta far scorrere la moto per divertirsi ugualmente. Noi dobbiamo andare a San Pellegrino Terme. Il Brembo che scorre proprio qui di fianco a noi. San Giovanni Bianco, che come scritto nel cartello è il paese di Arlecchino. Ecco da dove veniva Arlecchino, magari ve lo siete sempre chiesti. Bella cittadina. Allora possiamo partire con la classica frase: ma dove vi portiamo? Prova ad indovinare, penso che questo posto lo conoscono in tantissimi. Arriveremo però nella città dell'omonima e famosa acqua, San Pellegrino Terme appunto. Ed ecco a voi il centro di San Pellegrino Terme. Noi ci fermiamo qua perché in teoria la nostra struttura è questa qua. Andiamo a chiedere perché dovrebbe avere il parcheggio per la moto. Brava sorellona. Buongiorno da San Pellegrino Terme. Quello che sentite scorrere alla mia destra è il fiume Brembo. Siamo in provincia di Bergamo, famosa sì per le sue terme, ma a livello internazionale per la sua acqua. L'acqua San Pellegrino, tra le più prestigiose e di qualità al mondo. La storia di San Pellegrino inizia intorno agli anni 40 del 1800, quando si scoprono le qualità benefiche dell'acqua di questi monti che circondano San Pellegrino Terme, e cioè le Alpi Orobie. Della qualità delle sue acque parla anche Leonardo da Vinci, ma il paese era all'epoca ancora sconosciuto. Nel 1899 apre lo stabilimento dell'acqua San Pellegrino e nel 1902 iniziano i lavori per la costruzione del Grand Hotel alle mie spalle. Try to give me all the clues, hoping I would see the truth. Didn't know it, didn't know till we parted. Couldn't see the signs until you had enough and said goodbye.
Wish I